Buonanotte, mi chiamo Edu Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Ok, oggi il tema sarà Shirsasana, ma prima farò un esercizio per la colonna vertebrale, per cui farò un neuro warm up utilizzando il muro per fare un tipo di movimento della colonna vertebrale che si chiama spine wave, per cui il movimento della colonna vertebrale in forma di onda. Facciamo passo a passo per cercare di comprendere come utilizzare il muro come l'idea di un target, di un punto di riferimento per cercare di muovere la colonna in una maniera molto ondeggiante. Okay? Utilizzo il muro per fare questo esercizio. La distanza del muro è circa una spanna, ma anche di meno di una spanna, per cui sono molto vicino al muro. Comincio a appoggiare la fronte, naso, mento, torace, addome, pube e le cosce. E di nuovo. 1, 2, 3. Torace, non appoggio l'addome. Addome, ombelico, pube e stacco. Espiro. Inspiro quando tocco il torace, espiro. Inspiro, comincio a inspirare. Espiro. Se vedete, io sto andando soltanto in una direzione. Cerco di fissare bene questi movimenti per cercare sì che il mio sistema nervoso centrale capisca il tipo di movimento e qual è il tocco, qual è la parte del corpo che devo toccare al muro per muovere la schiena. Faccio ancora un paio di volte. E di nuovo. Vedete che poi io parto dalla testa, vieni su e poi va giù. Parto proprio dall'attaccatura dei capelli, no? E poi scendo. Ancora. E scendo. Bene. Questa è la versione più semplificata. Potrei anche staccarmi dal muro e farlo adesso senza muro, ma immaginando che tocco tutte quelle parti del corpo al muro. Vado molto vicino al muro, no? Per immaginare proprio che io stia toccando ogni parte del mio corpo, qui la parte anteriore del corpo, al muro. Inspiro piano e poi espiro. Espiro. Ombelico dentro. L'ultima. Posso continuare a fare questi movimenti
proprio 3, 4, 5 minuti solo in questa direzione. Quando sarò proprio bravo in questi movimenti, proprio i dettagli del movimento, posso anche muovendomi, utilizzando anche le braccia, ma adesso solo la colonna. Per cui cerco di fare un movimento proprio mirato, un movimento analitico per la colonna vertebrale, solo in questa versione. Poi quando sarò bravo farò anche nell'altra versione, per cui dal basso verso l'alto. Oggi lo faremo solo in questa maniera. Posso farlo anche con le schiene appoggiate al muro, partendo da dietro, sentendo proprio la colonna, sentendo proprio il dorso. Però oggi l'abbiamo fatto in questa maniera. Via la sigla, la lezione comincia subito. Il tema della lezione sarà la posizione, si chiama Shirsasana, Salamba Shirsasana. Allora, questa posizione è una posizione rovesciata, per cui con la testa in giù cercherò di dare tutti i dettagli della posizione, per cui uno principiante dovrebbe aspettare un attimo. Se vuole provare va benissimo, ma deve aspettare, secondo la mia opinione, aspettare per il momento. Potrebbe guardare la lezione, vedere, cercare di comprendere veramente il concetto di questa posizione, la tecnica e soprattutto le persone che soffrono e hanno delle patologie alla cervicale, io direi che questa posizione sarebbe da evitare per ora. Bene? Allora, la posizione Shirsasana deve essere come idea la stessa cosa di stare in piedi. Per cui io, quando sono in piedi, spingo i piedi a terra per venire verso l'alto e il Shirsasana dovrebbe spingere la testa, i gomiti e le avambraccia a terra per spingere il tronco verso il tronco, il corpo verso l'alto. Allora, immaginate che la posizione del Shirsasana, per esempio, mi metto su in piedi, nel Tadasana, è esattamente la stessa cosa di questa posizione. Il Tadasana con le braccia in questa maniera. Okay? Ovviamente io sono con i piedi a terra e spingo i piedi a terra per venire su in alto. Si chiama la terza legge di Newton. La spinta che do verso il basso è uguale alla spinta che do verso l'alto, in basso e in alto. Okay? Questo è esattamente un concetto fondamentale. Allora, le mani, come appoggiare le mani a terra? Io intreccio le dita delle mani, guardatemi, un mignolino dovrebbe venire all'interno, per cui non incrociati in questa maniera perché sennò si schiacciano, io porto un mignolino all'interno, per cui ho una base diritta che si appoggerà al pavimento, che si appoggerà al materassino. Il pollice, come appoggiare il pollice? Qualcuno lo appoggia destra sopra il sinistro o sinistra sopra la destra, io preferisco con tutti e due i pollici in su, ok? Per cui non faccio né uno né l'altro, faccio tutti e due in su, in questa maniera. Allora, l'appoggio, come dovrebbe essere l'appoggio? Io dovrei avere un appoggio maggiormente su questo punto, si chiama punto ulnare. Io appoggerò tra il pisiforme, questo ossicino qua della mano, se toccate proprio c'è una parte più dura, pisiforme, e questo tratto, proprio si chiama il punto
karate, è proprio una zona molto forte questa qui. Non appoggio più di tanto su questa parte morbida, ma tenere esattamente questa parte dei polsi, vedi, polsi esterni, spinto a terra. Per cui spinta da qua, spinta dai gomiti e soprattutto dalla testa verso il basso. Testa verso il basso per cercare di stendere la colonna, le gambe, eccetera. Allora, queste sono le parti fondamentali per quanto riguardano le braccia. Poi dopo spiegherò ancora altre cose. La testa, alcuni dicono 2-3 dita sopra l'attaccatura dei capelli. Direi di no, perché se uno è pelato, se uno ha... cioè ognuno ha la testa diversa dell'altro, deve percepire qual è il centro della testa che deve essere spinto a terra. Nel momento in cui io appoggio e spingo la testa in giù, devo sentire qual è la mia parte del cranio centrata giù in basso. Non qui, non qui, ma in centro. Ok? La testa non dovrebbe essere attaccata alle mani. Io devo avere un spazio questo, e mettere la testa in questo pezzo qui. Non là in avanti, ma in questo. La testa non va a toccare le dita delle mani. Ok? Bene, le metto qui, le metto la testa qua in centro. Le avambraccia invece. Le avambraccia, vedete che poi c'è la pelle delle avambraccia che si muove tantissimo. Quando sarò appoggiato, le avambraccia faranno questo movimento. Io devo cercare di spingere i gomiti all'interno e come se dovesse bloccare i gomiti con questo movimento di chiusura. La testa che spinge, gomiti, punti, un'area dei polsi esterni che spingono a terra, ho una possibilità maggiore di andare su in alto più facilmente. Ci sono diverse maniere di andare su. Io inizierò proprio a spiegare la maniera più semplice per poi dopo gradualmente di fare la versione un po' più complessa. Ok? Andiamo a provare adesso. Allora, tanti prendono come misura questa qui e aprono. Si può fare i gomiti attaccati all'esterno delle ginocchia, intreccio le dita delle mani, pollice in alto, lascio quel piccolo spazio in mezzo, è proprio lì dove devo appoggiare la testa. Ok. Vedete che i gomiti cercano di spostare all'esterno, soprattutto quando verrò su. Io cerco di chiudere, appoggerò la testa. Aggancio, vengo su e lì devo percepire che gli ischi vengono su in alto e la spinta della testa e comincia a premere i polsi interni, i gomiti e stop. Okay. Questo dovrebbe essere il primo approccio. Allora, mettiamo che uno non riesca ad estendere la colonna perché mettendo la testa giù in basso è già una confusione per quelli che affrontano questa posizione per la prima volta. Quindi si potrebbe fare anche in un'altra maniera. Adesso vi faccio vedere. Con le gambe flesse, per cui non stendo più le gambe. Appoggio uguale, testa e raccolgo le gambe. Ma la spinta del coscio di in alto è uguale. Questo approccio è per cercare di comprendere prima come stendermi la colonna, come avere
i gomiti appoggiati, come avere i polsi spinti a terra, come spingere la testa al materassino in basso. Questa parte è fondamentale. Io devo sentire le gambe, o che siano dritte o che siano flesse, leggere. Se io non sento le gambe leggere, sento pesanti e non riesco a percepire queste spinte, sarà tutto molto difficile, tutto molto complicato. Per cui questa parte è importantissima, soprattutto per persone che hanno un problema al collo o problema alla colonna. È una posizione iniziale già di molta consapevolezza. La testa in giù, non siamo abituati, le spinte dei gomiti, dei polsi, della testa non siamo abituati, è un approccio prima di stendere le gambe. Mettiamo che questa parte uno lo sa già bene e ha fatto già dei percorsi con degli altri insegnanti che ha portato già una percezione del corpo molto buona, allora passiamo all'altra parte e cominciamo a dare esattamente questa sensazione di togliere i piedi da terra. Allora, riparto, intreccio, gomiti, stringo la testa. Posso flettere le gambe, posso stendere. Una gamba, spingo, e l'altra. E scendo. Comincio ad avere esattamente questa sensazione di togliere i piedi da terra, che la posizione parta dalla testa, dai gomiti e dei polsi per portare poi subito dopo l'estensione delle gambe. Ricordatevi che le coste fluttuanti, queste qui sotto, le ultime, quelle che non sono attaccate a una all'altra, ma nemmeno all'esterno, devono essere dentro. Non posso fare Sirsasana con il petto aperto, con la gabbia toracica completamente spalancata. No, devo controllare. È una posizione di controllo. Ok? So che per uno che sta iniziando questo sarà praticamente impossibile in questo momento. Però devo dare esattamente delle nozioni di come deve essere strutturata la posizione. Allora, prossimo passo, stendiamo le gambe, per cui posso stendere una e l'altra, ma preferisco sempre di portare tutte e due in alto. Il muro è qui per dare una sicurezza a quelli che non riescono ancora a fare questa posizione senza il muro. È importante ad avere una sicurezza. Ok, adesso mi metto di nuovo, faccio la stessa procedura. Prima le ginocchia e poi le gambe. Chiudo, cavigli in terra, piedi là in cima, spingo la testa, polsi interni. Uno potrebbe cominciare appoggi i taloni, ovviamente appoggiando i taloni dietro c'è una compressione maggiore alla cervicale, alla colonna, eccetera, però può essere fatto. Porto una gamba e poi porto l'altra. Spinta, corpo teso, come se io dovessi andare a prendere i piedi là verso il cielo. Raccolgo le gambe, controllo, scendo.
Allora, questa posizione già è una posizione, non dico principiante, per niente, ma già è una posizione del medio avanzato. Non tanto per quanto riguarda la fine della posizione, i dettagli che vi ho insegnato. Tutti questi dettagli fanno poi la grande differenza, soprattutto se io voglio stare in questa posizione 3 minuti, 5 minuti. Io suggerisco non più di 7 minuti. Ok? Mi ricordo ancora quando nei corsi che avevo fatto in India stavamo in questa posizione 10 minuti, 15 minuti. Non è esattamente la cosa migliore. Ovviamente se poi uno è già molto avanzato, eccetera, sì, ma non vedo esattamente il beneficio che può dare a lungo questa posizione. Ma è una mia opinione, ok? Non preoccupatevi, se uno fa 15 minuti, 20 minuti, va benissimo. Io preferisco ai miei allievi di non farlo, ma neanche 3 minuti. Cioè, non ho mai conosciuto uno che potesse... No, forse sì, nel tempo sì. Sono delle allievi che sono diventati poi insegnanti che riuscivano a starci ancora di più. Il discorso non è riuscire a stare nella posizione, è stare nella posizione in una maniera confortevole senza avere nessun problema, dolore al collo, eccetera, di essere consapevole in questa posizione. Uno deve essere leggero in questa posizione. Ecco, la conquista di essere leggero nel Sirsasana. Spettacolare. Adesso faccio la versione proprio quella avanzata, con le gambe dritte. È esattamente la stessa procedura, ma siccome tanti non hanno questa capacità o questa flessibilità su tutta la catena posteriore, non riesco a stendere le gambe e avere la colonna dritta per portare le gambe su in alto. Bene, mi metto di nuovo, testa, devo essere leggero, dritte, in alto, chiudo, spingo, testa in basso. Bene, allora, avrei potuto stare molto di più, ma siccome è una spiegazione, è una lezione che io sto dando per vedere la parte tecnica e la parte di comprensione di ogni singolo movimento, di ogni singola percezione. Per cui sono stato lì forse 1 minuto, ma neanche. Ero leggero, ero posizionato bene. Nel momento in cui voi salite, state su, si percepisce, si capisce che uno ha la posizione della testa giusta, che ha dei punti che non è tanto una spinta, ma sono delle attivazioni dei polsi interni, dei gomiti, della testa. Ci sarebbe poi una percezione di leggerezza alle gambe.
attenzione, non è nulla attivato, no, è sempre il 110% nella posizione, perché è una posizione molto complessa, piena di dettagli. È una posizione considerata proprio come se fosse il top delle posizioni. Dicono proprio che per fare questa posizione devo conoscere tutti i suoi figli, è il re di tutte le posizioni, per cui Adho Mukha, Svanasana, Urdhva Mukha, Chaturanga, Ustrasana, Trikonasana, Virabhadrasana 1, 2, 3, devo conoscere tutte le posizioni per poi conoscere e affrontare il re di tutte le posizioni. Questa sarebbe esattamente l'idea, di essere proprio, di avere una consapevolezza nelle altre posizioni per essere pronto a questa posizione. Però nulla mi vieta di avere una scorciatoia e andare a parlare direttamente con il re senza conoscere tutti i suoi figli. Per cui un approccio così anche non con tutti i dettagli, quello che vi ho spiegato, uno può provare. Ma se proprio seguite questi dettagli, questi passo dopo passo, vedrete che poi la posizione è veramente fantastica. Ok? Buona pratica, spero che poi questa lezione sia stata utile. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di accendere la campanella per non perdere neanche una lezione. Bene, ci vediamo lungo le strade.